Hai mai pensato se conosci davvero il linguaggio dell'amore del tuo partner? Quei piccoli gesti, azioni e parole che ci fanno credere di stare soddisfacendo i bisogni emotivi reciproci, ma lo stiamo davvero facendo? O forse, nel mezzo della routine e nel desiderio di rendere felice l'altro, stiamo semplicemente colmando un vuoto che non è sempre genuino? È sorprendente, ma spesso non ci accorgiamo dei segnali che la connessione emotiva si sta sgretolando, fino a quando la sensazione di insoddisfazione inizia a insinuarsi silenziosamente. Ma come possiamo distinguere ciò che è reale, ciò che è vero, da ciò che viene semplicemente recitato? Ti sei mai sentito in una relazione in cui, nonostante fossi fisicamente presente, sembrava che qualcosa mancasse? Oggi, su Emozioni e Connessioni, esploreremo questi segnali psicologici che possono aiutarti a capire se il tuo partner sta davvero investendo nella relazione o se sta semplicemente recitando un ruolo. Presta attenzione, perché comprendere queste sfumature potrebbe essere la chiave per preservare la tua felicità e il tuo benessere emotivo. Andiamo insieme a scoprire questi segnali e a capire cosa si nasconde dietro le parole e le azioni. Perché quando l'amore è vero, non si nasconde. Hai mai notato come, quando siamo innamorati, il tempo sembra fermarsi quando siamo con la persona che amiamo? Ogni momento, ogni conversazione, ogni risata sembra preziosa. Chi ama vuole stare vicino, vuole condividere, vuole dividere il proprio mondo con l'altro. Ma cosa succede quando il comportamento del tuo partner inizia a cambiare? E, improvvisamente, ti accorgi che è sempre troppo occupato per passare del tempo con te? Hai mai provato quella sottile sensazione di disagio, quel vuoto, quando lui dice di essere sopraffatto, ma in realtà sai che ha tempo per tutto, tranne che per te? Perché succede questo? Forse il lavoro è davvero intenso, ma quando la scusa diventa una costante, è il momento di fermarsi e riflettere. È solo una scusa, o la distanza sta diventando il riflesso di un disinteresse che sta crescendo? Se il tuo partner finge spesso di essere occupato, evitando momenti con te, credimi, non è qualcosa che va ignorato. L'amore non si nasconde dietro scuse. Se lui si allontana, anche se in modo silenzioso, forse è il momento di ripensare a cosa sta succedendo tra voi due. Hai mai notato come, in una relazione vera, ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo porti con sé una carica emotiva unica? L'amore non si riduce solo a tocchi o baci, ma si costruisce attorno a conversazioni, risate e quel sentimento di connessione che va oltre la superficie. Ma cosa succede quando l'attenzione è concentrata solo su ciò che è fisico? Quando l'attenzione del tuo partner sembra limitata a una connessione più carnale, senza approfondire gli altri aspetti della relazione? Ti sei mai sentito come se fossi solo un corpo, una presenza, senza che ci fosse una vera e propria connessione emotiva dietro ogni avvicinamento? Il vero amore non si limita al piacere momentaneo, richiede di più, un interesse genuino per ciò che provi, per ciò che sei, per chi stai diventando accanto all'altro. Quando il tuo partner non dimostra interesse nel costruire qualcosa di più profondo, nel conoscere le tue emozioni o le tue insicurezze, è un campanello d'allarme. La domanda è, lui sta davvero investendo in ciò che avete? O si sta accontentando della semplice presenza fisica, senza preoccuparsi della tua essenza? La connessione emotiva, lo scambio di sguardi che dicono più delle parole, il supporto nei momenti difficili, è questo che fa crescere l'amore. Se il tuo partner sta trascurando tutto questo, forse è il momento di riflettere su cosa c'è veramente in gioco tra voi. Hai mai notato come un semplice complimento possa illuminare la giornata di qualcuno? A volte, le parole più semplici hanno il potere di farci sentire visti, amati, speciali. E quando siamo innamorati, esse fluiscono naturalmente, vero? Un sei bellissima oggi o ammire tanto la tua forza sono più di parole, sono espressioni di affetto genuino. Ma cosa succede quando questi complimenti cominciano a sparire? Quando il silenzio prende il posto delle parole dolci che prima venivano così facilmente? Ti sei mai sentito invisibile, come se fossi passato inosservato da qualcuno che ami? La mancanza di un semplice complimento può essere più rivelatrice di quanto pensi. L'affetto, l'ammirazione, l'amore, si mostrano nelle piccole cose.
Se il tuo partner esprime raramente tutto questo, inizia a sorgere il dubbio. Ti vede ancora come prima? O l'amore che sembrava così forte ha cominciato a svanire? Quando il partner smette di riconoscere ciò che c'è di bello in te, ciò che c'è di unico, ciò che c'è di ammirabile, questo potrebbe essere un chiaro segnale che la passione non è più presente. L'amore non si nasconde, si rivela nei gesti, nelle parole, negli sguardi. E se questi gesti diventano rari, forse è il momento di chiedersi: dov'è l'amore che vedevo prima? Hai mai pensato a quanto sia importante mantenere la tua autonomia all'interno di una relazione? Avere la libertà di essere chi sei, di prendere le tue decisioni, di crescere, di avere spazio per i tuoi desideri. Quando siamo innamorati, è naturale voler condividere la vita con qualcuno, ma cosa succede quando questo scambio di affetto inizia a diventare qualcosa di soffocante? Quando, invece di supporto, ti senti come se stessi perdendo la tua identità? Immagina questo: il tuo partner inizia a farti credere che non puoi vivere senza di lui. Ogni scelta, ogni tuo movimento inizia a dipendere dalla sua approvazione. Non sarebbe incredibile se, invece di sentirti più forte, iniziassi a sentirti sempre più piccolo? Come se la tua felicità dipendesse unicamente dalla sua presenza. E se, invece di amare, ti stesse manipolando, facendoti credere che l'unico modo per essere completo è attraverso la sua dipendenza. Le relazioni sane sono costruite su rispetto, fiducia e, soprattutto, autonomia. Quando il tuo partner inizia a forzare una dipendenza emotiva o fisica, come se tu non fossi capace di agire senza di lui, qualcosa non va. Non è amore, è controllo. Non hai bisogno di qualcuno per sentirti completo. Il vero amore supporta la crescita reciproca, non diminuisce nessuno dei due. Stai permettendo a te stesso di essere chi sei o stai iniziando a perderti in ciò che lui si aspetta da te? Se ti sta piacendo il contenuto finora, approfitta per iscriverti a Emozioni e Connessioni. Così, non perderai nessun video e continuerai a ricevere consigli e riflessioni su relazioni ed emozioni che fanno davvero la differenza. Cresciamo insieme in questo viaggio di autoconoscenza e connessione. Iscriviti ora e non rimanere fuori. Hai mai notato come, nelle relazioni vere, la comunicazione fluisca naturalmente? Lo scambio di messaggi, le telefonate, gli incontri, tutto sembra succedere senza un motivo specifico. Ma cosa succede quando il contatto inizia a diventare una rarità, riservato solo a quando l'altro ha bisogno di qualcosa? Come se la tua presenza fosse apprezzata solo quando c'è un interesse personale dietro. Ti sei mai sentito così? Come se fossi solo una opzione, una scelta finale quando lui non ha più nessuno a cui rivolgersi. Ora, pensa, fai davvero parte del suo mondo, o sei solo una linea di supporto quando è in difficoltà o ha bisogno di qualcosa per soddisfare le sue esigenze? È naturale che tutti noi abbiamo momenti in cui abbiamo bisogno dell'altro, ma il vero amore va oltre. Non si riduce a richieste o favori, è uno scambio continuo, una cura costante, un desiderio reale di essere presenti nella vita dell'altro, senza secondi fini. Quindi, la domanda che rimane è: sei trattato come una priorità o come un'opzione? Quando il contatto avviene solo quando ha bisogno di qualcosa, questo può essere un segnale chiaro che l'amore non è ricambiato. Il vero amore non aspetta un motivo per manifestarsi. Si mostra, senza aspettarsi nulla in cambio, solo perché vuole condividere un pezzo della vita dell'altro. Hai mai notato quanto la solitudine possa essere spaventosa? A volte, l'idea di stare da soli sembra così scomoda, così desolante, che ci aggrappiamo a qualsiasi cosa per evitare quel vuoto. E allora nasce la domanda: cosa fare quando sei in una relazione, ma non senti più che stia funzionando? Quando l'amore non è più quello di prima, ma la paura di restare solo ti impedisce di prendere la decisione di andare avanti. Ti sei mai sentito intrappolato in una relazione, sapendo che non è più quello che desideri, ma non riuscendo a lasciarla perché l'idea di stare da solo sembra insopportabile? Quante volte ti sei sorpreso a pensare: ne vale la pena restare, anche se le cose non sono più come prima, solo per non affrontare la solitudine?
È facile rimanere in questo ciclo, pensando che la paura di restare soli sia più grande della paura di essere in una relazione che ormai non ti fa più bene. Ma la verità è che restare in una relazione solo per paura della solitudine non è amore. Non è sano. Non è giusto per te stesso. Quando resti solo per questa ragione, stai trascurando il tuo diritto di essere felice, di vivere pienamente. Cosa è più importante? La sensazione temporanea di compagnia, o la libertà e la pace di essere in sintonia con chi sei veramente? La solitudine, per quanto difficile sia, porta anche crescita. È quando siamo soli che riusciamo a capirci meglio, a scoprire le nostre forze, a riconnetterci con il nostro vero io. E tu, stai facendo scelte basate sull'amore o sulla paura? Sei mai stato in una relazione dove, in qualche modo, tutto sembrava essere colpa tua? Anche quando le cose non andavano bene, ti sentivi come se fossi l'unico responsabile di tutto? E la parte peggiore? Più cercavi di giustificarti, più la colpa ricadeva su di te, come un fardello impossibile da portare. Ma è così che funziona l'amore? Il vero amore riguarda il condividere le responsabilità, le gioie e le difficoltà, vero? Quando la relazione diventa una guerra di colpe, è come se una delle parti fosse sempre nascosta dietro l'altra, rifiutandosi di assumersi la propria parte nella storia. Dove rimane la maturità emotiva in tutto questo? Dove rimangono la cura, il rispetto e la comprensione che ognuno dovrebbe avere per l'altro? Hai mai pensato che incolpare costantemente l'altro per tutto possa essere un segno di immaturità emotiva? Chi ama non riversa la responsabilità sull'altro, capisce che entrambi hanno ruoli importanti nella costruzione della relazione. Se c'è un problema, la soluzione non è puntare il dito, ma sedersi e discutere su come entrambi possono migliorare. E la domanda che rimane è: sei in una relazione dove le responsabilità sono condivise, o dove la colpa viene riversata su di te, senza che l'altra parte si preoccupi di guardare dentro se stessa? Hai mai sentito che, anche se sei in una relazione, la tua presenza non viene apprezzata come dovrebbe? Come se, invece di rispetto, ci fosse un gioco di disprezzo sottile, una mancanza di considerazione che ti lasciava dubbioso sulle vere intenzioni dell'altro. Come sarebbe stare accanto a qualcuno che, invece di darti attenzione e affetto, sembra più interessato a compiacere altri? Quando il rispetto viene meno, tutto si sgretola. E uno dei modi più chiari per percepire la mancanza di rispetto è quando il tuo partner inizia a flirtare con altri. Ti sembra innocuo? Ma cosa sta davvero dicendo? Sta mostrando che la sua attenzione è divisa, che i tuoi sentimenti non hanno il valore che pensavi avessero. È facile vedere il disprezzo nelle piccole cose, nelle parole dette senza attenzione, nei comportamenti che ti fanno sentire insignificante. E quando succede, cosa rimane? Il rispetto è la base di tutto. Non si vede solo nei grandi gesti, ma principalmente nelle piccole azioni quotidiane. Rispettare significa riconoscere lo spazio dell'altro, i suoi sentimenti, i suoi bisogni. Flirtare con altri non è solo una distrazione momentanea, è un segno chiaro che la tua connessione non è più una priorità. Ti sei mai sentito svalutato in una relazione? Come sarebbe vivere con qualcuno che ti rispetta e ti mette al primo posto? Ti sei mai chiesto cosa è necessario per far funzionare una relazione? È facile pensare che l'amore debba semplicemente accadere, che le cose debbano fluire senza sforzo, ma la realtà è ben diversa, vero? Le relazioni sane non nascono per caso, richiedono attenzione, dedizione, cura, insomma, impegno. Ma cosa succede quando una delle due persone non fa nemmeno il minimo sforzo per mantenere viva la fiamma? Quando le azioni smettono di accompagnare le parole. La mancanza di impegno è uno dei segni più chiari di disinteresse. Ti sforzi per compiacere, per mantenere la connessione viva, mentre l'altra persona sembra aspettarsi che tutto accada senza muovere un dito. Come ti senti? Ignorato? Frustrato? O forse anche in colpa, come se fossi l'unico responsabile della dinamica? La verità è che le relazioni non sono fatte solo di promesse vuote o momenti felici. Sono costruite nell'impegno quotidiano,
nelle piccole cose che dimostrano che ti importa. Se ti rendi conto che stai dando più di quanto ricevi, la domanda è: l'altro si preoccupa ancora abbastanza da fare la sua parte? Cosa faresti se sapessi che l'impegno deve venire da entrambi per far sì che la relazione valga davvero la pena? Hai mai pensato a come sarebbe se, invece di preoccuparti del tuo sorriso, qualcuno semplicemente ignorasse le tue lacrime? È possibile amare e non importarsi della felicità dell'altro? L'amore dovrebbe essere la base su cui troviamo sostegno, comprensione e la sensazione che, qualunque cosa accada, l'altro sarà lì per aiutarci a superare le difficoltà. Ma cosa succede quando ciò che vediamo è indifferenza? Quando la tristezza di chi amiamo non suscita nemmeno una parola di conforto? L'indifferenza verso la tua felicità è un segno forte e, spesso, difficile da affrontare. Perché, se qualcuno ci tiene davvero, se l'amore è presente, non rimarrebbe in silenzio di fronte alla tua sofferenza. Non resterebbe immobile quando hai bisogno di un sorriso, di un abbraccio, di un semplice gesto di affetto. Se la risposta è sempre la stessa, niente di nuovo, non importa, questo non è amore. Questo è disinteresse. Ti sei mai chiesto se l'altro ti sta davvero vedendo, se sente ciò che provi? Perché, alla fine, quando amiamo veramente, ogni risata e ogni lacrima dell'altro ci toccano profondamente. Che cos'è l'amore per te? Forse pensi che l'amore sia solo parole dolci e promesse fatte nel silenzio della notte. Ma, in realtà, l'amore genuino va oltre. È costruito su azioni, rispetto e, soprattutto, cura reciproca. Ma come capire se siamo davvero amati? Come distinguere il vero sentimento da un amore che sta solo fingendo di esistere? Riconoscere i segnali di mancanza di amore può essere difficile, persino doloroso, ma è essenziale per preservare ciò che è più importante, la tua felicità e la tua autostima. Non lasciare che relazioni vuote e squilibrate ti trascinino in un posto dove ti senti piccolo, senza valore. Il vero amore è quello che ti fa crescere, che ti sostiene, che ti vede e ti comprende. Investi in relazioni in cui c'è reciprocità, dove il rispetto è reciproco, dove entrambi si sforzano per rendere felice l'altro. Perché, alla fine, meriti un amore che sia ricambiato, un amore che si prenda cura di te tanto quanto tu ti prendi cura di lui. Ora, voglio sapere da te, hai mai notato questi segnali in una relazione? Ti è mai capitato che qualcuno che diceva di amarti ti abbia fatto sentire così? Condividi la tua storia nei commenti. E, naturalmente, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni per non perdere altri contenuti come questo. Parliamo delle connessioni che davvero contano.